Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto quest'oggi a tutto calciomercato partendo dalla situazione Sarri che preferisce l'Atalanta, il Napoli vira su Italiano, passeremo anche per una notizia su Lukaku perché a inizio settimana prossima ci sarà l'incontro per decidere il futuro del calciatore ed è arrivata anche un'offerta dall'Inghilterra per Vergara. Facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione allenatori perché ne stanno parlando tutti, ne ha parlato ovviamente Venerata alla Rai, Sport Italia, lo stesso Di Marzio intervenuto nel podcast Caffè Di Marzio si esprime così: è vero che ci sono società come il Napoli che devono capire chi sostituirà Conte, si dovrà capire ancora se Sarri preferirà davvero l'Atalanta come sembra in queste ore e poi allora se il Napoli andrà su Allegri anche se dovrebbe rimanere al Milan e allora il Napoli virerebbe ulteriormente su Italiano, però il Bologna lo deve liberare. All'estero invece Tonali 100 milioni, quello prende Ruben Dias, si concentrano già sui calciatori e fa questo paragone tra campionati. Siamo d'accordo che negli altri campionati si concentrano già sui calciatori, però c'è anche da mettere nel pentolone, caro Di Marzio, quanto percepisce una squadra in Premier League vincendo il campionato ma anche retrocedendo. La retrocessa in Premier prende oltre 100 milioni, almeno a quanto ci hanno fatto sapere dalle cifre. Figuriamoci, l'Inter vincendo la Serie A ne ha presi 19 e i campionati, se non erro, o il campionato bulgaro o quello rumeno, adesso dovrei andare a riprendere la statistica che non ho sotto mano, uno dei due vincendolo comunque becchi 30 milioni, tra i 25 e i 30 milioni, quindi siamo totalmente dietro per il giro di soldi che genera il campionato di Serie A ed è normale che se io sono una squadra di Premier anche retrocessa, con quello che mi arriva, con gli introiti che diciamo ho guadagnato nell'annata calcistica, è normale che posso tranquillamente andare su qualche calciatore a vedere di far mercato per quanto riguarda i giocatori. E Di Marzio dice in Italia ci si sofferma sempre sull'allenatore, il direttore sportivo, il valzer DDS eccetera, ma il giro di soldi sicuramente sono d'accordo in parte sulla situazione. In Italia ci si sofferma più sull'allenatore perché devi avere delle garanzie per quanto riguarda i risultati eccetera eccetera, però c'è anche un giro monetario totalmente diverso dall'Italia. Così Di Marzio quindi è ancora col condizionale, Sarri non si sa, poi c'è la Rai con Venerato, anzi no, questo è Sport Italia, il Napoli ora vira su altri profili, anche se dovessero finire i dubbi di Sarri il Napoli non lo prenderebbe in considerazione dopo la richiesta di tempo dello stesso allenatore e quindi è il Napoli a virare su Allegri è difficile anche se il Napoli ci ha pensato e quindi probabilmente potrebbe essere italiano il candidato. Il Napoli dovrà virare ovviamente sull'allenatore del Bologna che ha un contratto ovviamente con la squadra e quindi si è lasciato con il desiderio e la volontà di riesaminare la situazione a fine stagione, ma sa di essere nella lista ristretta del Napoli ed una situazione che resta aperta. Poi la leggo la notizia ma solamente per andare a comparare poi l'esposizione dei fatti e chi vuol mettere zizzani e chi no. La Rai con Venerato che dice Sarri si è lasciato male, malissimo, non si fida di De Laurentiis e sa che dopo Conte le aspettative sono altissime, per fare meglio dovrebbe vincere lo scudetto, non si fida del rapporto umano con De Laurentiis. Questo è ciò che ci fa sapere la Rai perché ovviamente dobbiamo girare il dito nella piaga quando ogni volta che si presenta l'occasione, così sono fatti. A Bergamo ho due fratelli pronti ad accoglierlo, bisogna essere razionali, se perdo Sarri vado a prendere un allenatore come italiano. Se il Bologna mostrasse i muscoli si aprono altri scenari, Grosso o Pioli, anche se uno che non è mai stato contattato finora e verrebbe di corsa a Napoli è Roberto Mancini. Mi fermo a Roberto Mancini, lo sapete come la penso, viene italiano domani, benissimo, io sarò qui a supportare l'allenatore come ho sempre fatto con tutti quanti quelli che sono finiti sulla panchina del Napoli, poi sarà il campo ad emettere sentenze. Il fatto è che Roberto Mancini dalla sua avrebbe tanti trofei vinti,
da calciatore e da allenatore, esperienza europea comunque che non è, credo, la stessa di italiano e ti serve quando devi giocare assolutamente la Champions League, partite che sono spigolose, partite da preparare al limite contro compagini molto più grandi di te in Europa, e parliamo di squadre comunque super attrezzate, lo stesso Real Madrid, il Barcellona, il Bayern, il Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per me la scelta non al buio sarebbe Roberto Mancini. Il resto per me sono tutte quante scommesse che ti devono andare bene, chi più e chi meno. Partendo da italiano, finendo anche allo stesso Farioli che se ne è parlato. Io, per esempio, tra italiano e Farioli, a questo punto proverei a prendere Farioli solamente per il semplice fatto che Farioli, dovunque è andato, qui in Olanda, in Portogallo, comunque ha sempre trovato la via di mezzo giusta e l'equilibrio tra fase difensiva e fase offensiva, portando a casa poi partite che nei primi 50-60 minuti tu la partita la tieni in pugno, stai vincendo, al limite sei 2 gol sopra, riesce comunque a trovare la quadra per quanto riguarda una situazione difensiva e portare a casa il risultato senza affanni. Ecco che ho ovviamente cosa mi preoccupa della situazione italiana. Poi io verrò smentito e mi auguro sicuramente nel caso film italiano domani che alzandogli la qualità della rosa, perché sicuramente non stai allenando Bologna dal punto di vista tecnico, e allora va a finire che tutte queste situazioni che al limite e i problemi che mi faccio io personalmente, diciamo, non li vedremo in campo. Al campo l'ardua sentenza, anche se non è ancora fatta Sarri all'Atalanta, il Napoli su Italiano, eccetera, eccetera. Però diciamo che se qualche giorno fa Sarri al Napoli e quant'altro, oggi siamo molto più lontani. Detto, li ho trovati i trofei di Roberto Mancini, così ve li dico. Da allenatore, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 3 scudetti con l'Inter, una Coppa d'Inghilterra, una Community Shield, una Premier, una Coppa di Turchia e un Europeo. Da calciatore, 6 Coppe Italia, 2 scudetti, 2 Supercoppe Italiane, 2 Coppe delle Coppe e 2 Supercoppe Europee. Un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda ovviamente Mancini, anche se, come ci ha detto Venerato, non è stato contattato. Poi può darsi pure che De Laurentiis se ne esce con il coniglio dal cilindro, noi non sappiamo niente, brancoliamo nel buio, arriva il presidente alla grandissima e diciamo entra in scivolata ed esce un nome che nessuno diciamo aveva calcolato. Detto questo, la situazione di Lukaku, l'agente di Lukaku, Federico Pastorello, e il dirigente del Napoli Giovanni Manna si incontreranno all'inizio della prossima stagione per definire il futuro di Big Rom e stabilire una valutazione complessiva del cartellino. Sul tavolo c'è anche l'ipotesi di una rescissione, ovviamente per non farlo finire a parametro zero con il contratto in scadenza tra un anno, ma situazione molto complessa visto l'ingaggio da 8,5 milioni di euro. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche e dal mondiale che farà Lukaku. La sensazione però è che la permanenza di Lukaku sia sempre più difficile, l'attaccante è destinato a lasciare il club con diverse squadre alla finestra, in particolare il Fenerbahce sta monitorando con interesse la situazione e pronto ad inserirsi qualora si aprissero margini concreti. Attenzione anche al porto dove appunto Francesco Farioli, che abbiamo appena nominato, potrebbe rappresentare un fattore chiave nella destinazione del calciatore. Vedremo, perché comunque si sta muovendo qualcosina in Portogallo e lo Sporting ha già speso 60 milioni, 2 acquisti, quindi qualcosa in Portogallo si sta muovendo. Può darsi pure che diciamo l'attaccante potrebbe finire lì. Inizio settimana prossima ci sarà l'incontro tra l'agente Manna e il calciatore. È arrivata una proposta a Vergara e concludiamo. Niccolò Schira ci fa sapere che è arrivata una proposta dall'Inghilterra, non ci ha detto la squadra, quindi prendiamola con le pinze. Sicuramente la notizia io la condivido perché ovviamente stiamo facendo un video a tutto mercato. 25-30 milioni da una squadra di Premier. Io nel caso ovviamente l'offerta sia veritiera, io Napoli ci penserei sicuramente su nel valutare il calciatore e nel valutare ovviamente chi sarà l'allenatore 2026-2027. Perché? Perché Vergara non parlando nemmeno di seconde linee, ma alternanza in determinati ruoli, per me può anche dire la sua tranquillamente e quindi tenerlo in rosa. Che comunque l'abbiamo visto, il calciatore merita, la crescita può essere anche, diciamo,
esponenziale, lo fai giocare di più, ci credi di più, lo metti in un contesto tattico più consono, così come tanti altri. Quindi vedremo poi come andrà a finire questa situazione Vergara e se, diciamo, volerà in Premier, perché poi tutto, tutto può essere dopo un'annata del genere, dove sì, sono uscite tutte le chiacchiere, eccetera, eccetera, spogliatoio, qualcosa è vero, qualcosa no e quant'altro, però non possiamo mai sapere fino alla fine come stanno le situazioni e come sono le condizioni dal punto di vista, diciamo, dei rapporti con la società, tra Vergara, la società, ma lo stesso qualsiasi calciatore e la società con il proprio procuratore. Quindi sarà sicuramente un'estate molto ma molto calda per quanto riguarda il Napoli, augurandoci di sapere quanto prima chi siederà sulla panchina per poi pianificare dal punto di vista tecnico il futuro con calciatori, acquisti se li devi fare, cessioni le devi fare sicuramente, quindi dal punto di vista delle caratteristiche possiamo avere anche un quadro più completo, perché se prendo, che ne so, Italiano domani e poi sul dopodomani esce un nome di mercato che è uno che ha sempre giocato in un centrocampo a 5 e ha fatto, che ne so, l'esterno, e allora ti dico è un nome uscito così, perché dal punto di vista delle caratteristiche non credo possa far bene in un'idea di gioco del genere. Ecco perché bisogna sicuramente sapere quanto prima chi sarà il futuro allenatore del Napoli. Sempre Forza Napoli, e scusate ovviamente che mi sono ripetuto, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.